Amici, sto costeggiando il lago di Cavazzo e mi sto recando a Braulins Osoppo Maiano, perché oggi Giro d'Italia, la penultima tappa del Giro d'Italia 2026. Intanto stiamo uscendo dal comune di Cavazzo e dicevo, oggi c'è la penultima tappa del Giro d'Italia e io vado a vederla in 2 punti se riesco. La tappa parte da Gemona, passa per Pioverno, sarei voluto andare a vederla lì, però se vado a vederla lì non riesco a beccare i ciclisti in un altro punto, quindi andrò a Braulins o nella zona industriale di Osoppo, adesso vedo com'è la viabilità, e lì li prendo al primo passaggio. Poi il secondo passaggio penso di beccarlo a Maiano. I ciclisti infatti faranno una deviazione rispetto al giro che faccio io e si troveranno a fare un giro di 50 km, 55, 60 più o meno, diciamo sui 55 km, dove passano per Buia, Artegna, eccetera eccetera. Quindi nel lasso di tempo che i ciclisti fanno quel giro lì, io da Osoppo taglio per delle strade che non conosco a Maiano. Loro dovranno fare più o meno 55 km per giungere nel punto dove mi troverò io, e io ne dovrò fare solo 14. Quindi per quanto veloce possano andare dovrei essere in grado di precederli e quindi di beccare il secondo giro. Adesso vado perché non vorrei rallentare, avere qualche problema, trovare strade chiuse, per cui devo partire con un po' di anticipo. Poi vi faccio vedere come ho attrezzato la mia bici, perché sono pieno di telecamere per riprendere il passaggio. Quindi non so, ci vediamo nel punto dove mi fermerò. Una cosa che mi dà un po' da pensare è che queste qui sono strade abbastanza tranquille e c'è un po' di traffico, però questo può essere normale perché dall'altra parte la strada, quella principale, sarà chiusa per via del giro. Però la cosa che mi ha colpito è che avrò incrociato almeno 25-30 ciclisti che venivano tutti giù di qua, cioè nella direzione opposta dalla quale sto venendo io, e mi domando perché, cioè non ho mai visto così tanti ciclisti in queste strade, e può essere giustificato dal fatto che ci sia il giro, però in teoria dovrebbero andare nella stessa direzione in cui sto andando io, anche perché adesso a fare il giro sarebbe troppo lungo arrivare, perché i ciclisti partono fra 12 minuti, quindi da qui a Gemona non si arriva proprio in 12 minuti in bici, forse neanche in macchina, e quindi non lo so. Adesso io continuo ad andare avanti, fra un po' arrivo a Trasaghis e da lì arrivo sul ponte di Braulins e poi vedo com'è la viabilità. Sul punto dove pensavo di andare io sarà pieno di gente, e siccome ho un po' di macchine fotografiche non so se riesco a piazzarle come voglio, per cui proseguirò per Osoppo. Credo, non lo so, vedrò appena arrivo. Queste qua, come si è potuto vedere dal cartello, sono le strade su cui si allenava Ottavio Bottecchia, e continuando giù per là c'è il monumento a lui dedicato. Peccato che non abbiano pensato di far passare la tappa proprio per lì. Un paio di anni fa dicevano di far partire il Tour de France da queste parti qua, appunto per ricordare Bottecchia, poi non è partito più. Quest'anno potevano approfittare, c'era la transenna con scritto strada chiusa 500 metri, adesso vediamo, penso che sia chiusa al traffico veicolare, non alle bici. Ed eccomi arrivato sul ponte di Braulins, puntuale con l'orario che mi ero prefissato. Vedendo la gente e le transenne ho deciso di fermarmi lì. Ho trovato posto proprio sulla parte esterna della curva, il punto migliore per le riprese e per essere preso in pieno se qualche ciclista fosse caduto. Mentre attendevo, la persona che era vicino a me ha ricevuto una telefonata da qualcuno che assisteva alla partenza a Gemona e mi ha detto che c'era stato un ritardo di un quarto d'ora.
Gruppo occupato che sta viaggiando forte, gruppo occupato. Passata tutta la carovana del giro, eccomi percorrere il ponte in direzione di Osoppo. Notate tutti i ciclisti che hanno assistito al passaggio del giro dalla parte opposta del ponte. Come avete visto il giro è passato, adesso sto andando verso Maiano perché voglio beccarli a un secondo passaggio e quindi devo sbrigarmi perché tra una cosa e l'altra, intanto che le macchine passavano dopo che erano passati i ciclisti, intanto che ho messo a posto la bici, sono passati dei minuti preziosi e anche se io devo fare solo 14 km e i ciclisti tra i 50 e i 60, non vorrei rischiare di fare questo giro a vuoto, per cui mi sbrigo. Se non mi fermavo lì sul ponte mi sarei fermato in questa strada. Avete visto quanto veloce andavano lì in curva, figuriamoci qua. C'è un po' di vento contro, però insomma non è niente per loro. Adesso arrivo a Maiano. Questo è un blocco per le macchine da parte della polizia. Prima di arrivare qui ce n'erano altri due da parte della polizia municipale. C'erano alcuni blocchi della polizia municipale, ma sono riuscito a passare. Adesso mi ritrovo davanti a questo muro che farò perché voglio vedere proprio i ciclisti in salita. Adesso vado su e tira su veramente tanto, vedrete dalle immagini della telecamerina sulla bici. Le immagini non rendono la pendenza. Quando dal basso ti trovi questa rampa, l'impatto psicologico è molto forte. Mi sono meravigliato della facilità con la quale l'ho scalato. Ovviamente sulle gambe non avevo lo stesso numero di chilometri che i ciclisti avevano percorso sino a quel momento. A fine giornata comunque ho percorso quasi la metà dei chilometri della tappa. È stato divertente perché la gente ai bordi della strada mi incitava mentre salivo. Figuriamoci i ciclisti cosa provano con tutto il tifo. Avevo deciso di fermarmi in questo lato della strada, ma non volevo lasciare la bici per terra. E visto che dall'altra parte c'era il muretto per appoggiare la bici, mi sono piazzato lì. Come avete visto c'è questo muro che non mi aspettavo, quindi vedrò finalmente i ciclisti un po' più lentamente. Sono le 12:22, il passaggio è previsto per le 12:19, 12:25, però come avete visto all'inizio sono partiti con un quarto d'ora di ritardo, quindi immagino che ci sia ancora un quarto d'ora da aspettare. Io mi sono sistemato qui, vediamo come va.
Dai, dai! Dai! Dai Jonas, dai, Jonas, dai! Dai, dai! Dai! Come avete visto sono corso dietro la maglia rosa, scalzo, divertente. Dopo il passaggio della carovana del giro, sia per gusto mio che per cercare borracce, ho finito di scalare il muro. 200 metri più su, infatti, c'era il posto di ristoro e passando per lì c'erano moltissime persone che tornavano a piedi alle loro macchine con una borraccia in mano. Non ne ho trovate. Comunque è stato bello pedalare sulle scritte tracciate sulla strada. Bene, ora un po' di discesa, si torna a casa. Bene amici, ho fatto la pazzia oggi, ho corso dietro la maglia rosa come si vede fare tanti pazzi nella televisione, è stato divertente. Sono soddisfatto, adesso spero che le immagini siano venute perché ovviamente non le ho ancora viste, dopo le monterò e poi le caricherò così potrete vederle anche voi. Oggi posso dire Giro d'Italia, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.